Schomberg era un uomo molto strano. Viveva solo, ma amava portarsi fuori dal suo recinto di mattoni con gli occhi e con la mente. Io penso che si nasca con una discreta dose di normalità, ma la scelta da recluso e al contempo voyeur lo aveva reso davvero strano, anche piuttosto arcigno. Eh sì, la solitudine quando non è reale, quando non è un modo di vivere, ma una finestra, diventa pericolosa e ti incattivisce. In più le sue passioni erano quelle che ti rendono ancora più solo. La giornata cominciava con la sveglia alle ore 7:30. Schomberg svolgeva il rinfresco mattutino e la vestizione insieme alla signora Peirce. Insieme, si fa per dire. Il cannocchiale lo avvicinava alla vita, senza bisogno di toccarla. Il signor Peirce, nel frattempo, preparava la colazione. Così faceva Schomberg. Per le 9 il postino consegnava dei fiori alla signora Peirce. Non riuscì mai a scoprire il mittente, anche perché la donna li gettava immediatamente. La splendida cautela degli sconsiderati. Di solito a quell'ora la vedova Whitman usciva a passeggiare con il suo fastidioso cane, chiassoso quanto brutto. Quel frastuono animale non valeva mai la sua attenzione. A quel punto preferiva sintonizzarsi sul suo programma di fantascienza preferito, normalmente con 5 minuti di ritardo. Alle 10:05 Schomberg guardava la signora Peirce uscire di casa con un vestito elegante. Il viso della donna era sicuro e indifferente. Erano attimi di pura curiosità, il coraggioso rituale di una moglie infedele. Dopo però Schomberg affrontava uno dei momenti difficili della giornata. L'assenza di vicini da spiare lo rendeva nervoso e allora puliva ossessivamente il suo appartamento, inventandosi la polvere anche dove non ce n'era. Metteva a posto cose che un posto l'avevano già. Era uno dei modi di occupare il tempo che Schomberg preferiva meno. Ma non era di certo uno che si preoccupava di vivere bene. Fortunatamente, per le 10:30 il signor Badger si svegliava e senza nemmeno rinfrescarsi il volto si metteva a leggere gli annunci di lavoro. Ma i depressi non trovano mai lavoro e quindi Schomberg aveva 2 ore per leggere le sue riviste di scienza. In realtà, pensava di poter legittimare tutti quei racconti fantastici che soleva divorare. Alle 13:30 i coniugi Peirce pranzavano come se nulla fosse. La signora rincasava sempre in tempo. Erano proprio una tragedia in potenza, i preferiti di Schomberg. Per questo pranzava sempre con loro. Alle 14:25, dopo il ristoro, il signor Badger usciva di casa alla ricerca di un lavoro. Schomberg invece iniziava a risolvere giochi matematici in francese. Sosteneva che traduzione e calcolo fossero 2 operazioni simili e quindi il cervello ne giovava. Così il coefficiente di difficoltà aumentava, come nei tuffi olimpionici. Nel pomeriggio la vedova Whitman si dedicava al cucito. Schomberg rispondeva automaticamente con la cura del suo enorme quaderno di appunti. Appunti sulle stelle, appunti sulla gente, appunti sul niente. Alle 18:30 il signor Badger tornava a mani vuote. Con le stesse mani si schiaffeggiava 2 volte prima di telefonare ai figli lontani. Il loro candore lo deprimeva oltre misura. Schomberg, l'uomo dalla lettura più regolare al mondo, leggeva 43 pagine di uno dei suoi libri. Alle 19:15 si cominciavano a sentire le urla dei coniugi Peirce. Il marito non era ingenuo, era solo insensibile, ma pensava di avere dei diritti. Schomberg preferiva sintonizzarsi sulle lezioni di fisica del professor Lanovich. Era molto più rassicurante e semplice. Alle 20:20 la vedova Whitman volava letteralmente sui fornelli. Schomberg provava a batterla, ma la solitudine non migliora le proprie abilità culinarie. Già alle 21:30 la signora Peirce sedeva sul divano.
I suoi pianti erano talmente sproporzionati alla capacità drammatica della telenovela che solo un uomo vuoto come il signor Peirce poteva ignorarla. Schomburgk guardava le stelle intanto. Prendeva appunti come se gli eventi del cielo e della terra fossero legati. Alle 22:40 il signor Badger tornava a casa su un piede. Miracolosamente riusciva a beccare la serratura e Schomburgk poteva dormire tranquillo. Il 20 luglio 1969 Schomburgk si alzava con le stesse prerogative di ogni giorno: spendere la sua giornata attraverso i suoi vicini. Ma qualcosa di strano si stava manifestando. Il cannocchiale non trovava i coniugi Peirce. Schomburgk li cercava nervosamente senza trovarli. Cosa poteva essere successo? Le potenti lenti non riuscivano a scovare nessuno dei vicini. All'appello non rispondeva nessuno. Schomburgk stava già male. Che il cannocchiale fosse rotto? Impossibile. Che gli alieni dei suoi libri fossero finalmente arrivati? Plausibile. Allora cominciava a valutare le ipotesi più incredibili. Una variazione così enorme non era spiegabile. Eppure Schomburgk, vivendo fuori dal mondo, spiandolo e basta, non contemplava la più semplice delle ipotesi. Una cosa banale, tutto sommato, per un uomo metodico come lui. Cosa poteva far scomparire tutte le persone allo stesso momento se non un evento comune? Schomburgk non voleva abbandonarsi. Lui faceva parte di un ritmo. Lui era un ritmo. D'accordo, era un ritmo balordo, ma adesso non era più niente. Nessuno compariva a dargli una mano. Provò a spingere le sue lenti oltre l'isolato, ma la vita si stava consumando felicemente su divani e letti a bordo di televisioni e radio. Schomburgk nemmeno ci pensava ad accendere la sua. Chissà cosa sarebbe successo se lo avesse fatto. Ma questo è un pensiero per chi ama andare oltre i fatti. I fatti ci raccontano che Schomburgk non riusciva a vivere. Il caffè era acqua sporca, i biscotti francesi erano una guerra a Saigon, i mostri dei libri si sgonfiavano e non impaurivano più. Niente aveva senso. Schomburgk non poteva arrivarci. Ma l'ironia colpisce tutto e tutti, persino un uomo come lui. Non scoprì mai che la responsabile di questa tragica fuga planetaria era la Luna. Sì, proprio il teatro di storie dello Yamate, la certezza più dolce del cielo. Neil Armstrong e Buzz Aldrin quel 20 luglio avevano assoggettato l'umanità intera e distrutto la scaletta di Schomburgk. Un grande passo per l'umanità e la regressione totale di un uomo. Di sera, sudato e al limite della sanità mentale, divorò un libro che parlava di tunnel interstellari. L'unica soluzione plausibile: crearne uno e chiudersi lì dentro. Con dei calcoli precisi avrebbe trovato il punto esatto in cui l'universo era più sottile e perforabile. Bastava usare la forza necessaria e il portale sarebbe comparso. Schomburgk sapeva che l'autore del libro era finito in 1000 pezzi provando a sperimentare la sua tesi. Probabilmente a lui non interessava. Ma finire sulle pareti come una costellazione di carne è una cosa abbastanza divertente per noi che guardiamo. Schomburgk liberò la sua parete più grande e cominciò ad applicarvi i risultati delle formule scritte sulla sua nuova Bibbia. Non aveva paura di sbagliare. In fondo nemmeno la Bibbia vera l'ha scritta Dio. Era tutto pronto. Adesso conosceva il punto in cui piazzare delle cariche esplosive che nascondeva nel suo camerino. Per nessuna ragione. O forse per un'occasione come questa. Le cariche innescate produssero un boato casalingo non troppo preoccupante. Lo strano uomo era anche fortunato. Ancora una volta, l'ironia dimostrava tutta la sua straordinaria forza e Schomburgk decise di fare ciò che fa un uomo quando si sente costretto. Parte ed esplora, proprio come un astronauta.